Ciao a tutti e dopo le melanzane e il pollo alla valdostana che vi proposi qualche tempo fa, oggi arriva per voi la torta alla valdostana, cremosa dentro e friabilissima fuori, un ottimo salvapranzo o salvacena quando magari non si sa che cosa cucinare, ma perfetta anche come pranzo da gustare al mare. E infatti questa bontà l'avevate vista nel mio recente video di cosa mangio in un giorno al mare, ve la ricordate? È veramente semplicissima da preparare, in pochi minuti sarà pronta. Ci occorreranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare e ne srotoleremo soltanto uno per ora, così sopra un foglio di carta da forno e sulla teglia del forno. Farciamo con delle fette di prosciutto cotto, circa una quindicina, suddivise per i 3 strati che faremo. Sopra il primo strato di prosciutto adagiamo dei pezzetti di formaggio scelto a piacere, asiago o provola o galbanino, o come nel mio caso dolce sardo. Ripetiamo fino a completare tutti gli strati avendo cura di lasciare liberi i bordi, così come mostrato in video. Srotoliamo l'altro rotolo di pasta sfoglia rettangolare e aiutandoci con la sua carta da forno lo posizioniamo sopra per coprire il tutto. Facciamo aderire bene le estremità arrotolandole fra loro così come vi sto mostrando. Chiudiamo bene i bordi e adesso con una rotella a tagliapasta decoriamo la superficie creando delle righe oblique distanziate fra loro di almeno 6 cm e ripetiamo la stessa cosa per l'altra parte così a incrocio. Una sorta di trapuntina, ecco, quindi un incrocio, un disegno anzi a rombi. Spennelliamo la superficie con un uovo sbattuto e creiamo un'ulteriore decorazione con qualche semino di sesamo. Carinissima, vero? Inforniamo a 200 gradi per 35-40 minuti o comunque fino a quando la superficie non avrà assunto un bel colorito dorato, tipico delle sfoglie cotte per intenderci. Eccola qui, vedete il colore? E non potete capire il profumino che sta rilasciando ora sotto il mio naso. Mamma mia, un tripudio di bontà. Ora vi faccio sentire anche la croccantezza e la friabilità della sfoglia. Che bel suono! E l'interno è da triplo wow, super cremoso, bello ricco di prosciutto e formaggio filante. Non riuscirete più a farne a meno, così come è successo a noi a casa che l'abbiamo divorata. È una delle torte salate di pasta sfoglia più buone che abbia mai mangiato. Provatela e mi darete ragione. È perfetta, tagliata così a rombi da portarsela presso al mare o in montagna o perché no, anche a lavoro. Si può tranquillamente gustare fredda, non perderà assolutamente la sua bontà. Giustamente andrà conservata nel frigorifero, ma ripeto, resterà ottima. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e spero tanto davvero che la proverete anche voi per sentire quanto è buona. Voglio salutare tantissimo Giulia Crupi, vi mando un grosso bacione, un abbraccio e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!